Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi mostro come realizzare questo acchiappasogni. In quest'altro che vi farò vedere ho applicato la rosa al centro. Volendo potete metterla anche qui allo stesso modo, oppure lasciarla così, che è anche molto carino e semplice. Possiamo anche passare semplicemente un nastrino nella stella qui e formare un fiocco, oppure semplicemente solo passare il nastrino. Potete decidere voi come andarlo a rifinire, potete passare il nastrino anche intorno a tutta la stellina qui o lasciarlo semplicemente. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il mio acchiappasogni vado ad utilizzare un cerchietto di ferro, ma potete utilizzarlo anche di plastica come lo trovate. Il mio misura 2,8 mm per 150 mm. Per la parte centrale vado a fare o facciamo una catenella di 10 maglie, oppure decidiamo di fare un anello magico in questo modo e andiamo a lavorare 20 maglie alte nell'anello magico. Semplicemente andiamo a fare le nostre 20 maglie, vado a sostituire la prima con le 3 catenelle e poi vado a fare le altre restanti 19 maglie, in totale 20 maglie alte. Chiudiamo il nostro stringiamo il nostro anello e chiudiamo poi con una maglia bassissima nella prima maglia. Stringiamo il nostro anello così come ho detto, lo stringiamo per bene e poi andiamo a chiudere nella prima maglia, che sarebbero le 3 catenelle, con una maglia bassissima, e chiudiamo così il nostro giro. Ora andiamo a fare 3 maglie alte nella prima maglia e poi andiamo a fare 2 catenelle, le 3 maglie sempre nella stessa maglia, poi facciamo 2 catenelle, saltiamo una maglia, entriamo nella prossima e di nuovo 3 maglie alte, e dobbiamo fare questa sequenza di 3 maglie alte, 2 catenelle, saltiamo una maglia, 3 maglie alte, e così per tutto il giro fino a concludere tutto il giro. Terminato il giro ci andiamo a chiudere sempre qui nella prima maglia con una maglia bassissima. Ora con delle maglie bassissime raggiungiamo il primo archetto qui che abbiamo e andiamo a realizzare 4 maglie alte e poi facciamo una catenella. Ripetiamo la sequenza di 4 maglie alte nell'archetto e una catenella per tutto il giro, e poi ci andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima nella prima maglia. Faccio le mie 4 maglie alte, faccio poi la catenella, entro nel prossimo archetto, vado a fare sempre 4 maglie alte e una catenella per tutto il giro e terminiamo sempre nella prima maglia. Poi andiamo a fare di nuovo delle maglie bassissime, raggiungiamo il primo archetto e questa volta andiamo a fare 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte sempre nello stesso archetto, una catenella e ripetiamo 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte e una catenella. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro e poi ci andiamo a chiudere sempre nella prima maglia. Ora qui nel primo archetto andiamo a ripetere 2 maglie alte, due catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto, poi facciamo una catenella e lì dove abbiamo l'archetto andiamo a fare una maglia bassa, di nuovo una catenella e poi di nuovo 2 maglie alte, due catenelle,
2 maglie alte, una catenella e una maglia bassa. Lo ripetiamo per tutto il giro. E ora dobbiamo andare a fare il giro in questo modo. Andiamo qui nel primo archetto e facciamo in questo modo. Andiamo a fare una maglia bassa, poi andiamo a fare una seconda maglia bassa, poi facciamo la terza, la quarta, la quinta e proseguiamo così con le maglie basse fino ad arrivare all'altro archetto. Arrivato all'archetto facciamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una catenella e di nuovo 2 maglie basse nell'archetto. Proseguiamo col giro di maglie basse. Arrivate all'archetto dobbiamo fare sempre una catenella per distanziare le 2 maglie. In questo modo andiamo a fare poi la punta alla nostra stellina e proseguiamo così per tutto il giro. Ora da questo punto andiamo a lavorare 14 catenelle, poi entriamo nella prossima punta qui e andiamo a fare una maglia bassa. Ripetiamo 14 catenelle e poi entriamo nella punta qui, facciamo una maglia bassa per tutto il giro, 14 catenelle e una maglia bassa per tutto il giro. Ora possiamo prendere il cerchietto e dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie in questo modo. Dobbiamo prendere sia la maglia qui che la maglia del cerchietto e andiamo a fare una maglia bassa per tutto il giro. Facciamo questo lavoro fino ad incorporare tutto il centrino qui che abbiamo realizzato. Nel caso lo volete un pochino più lento dovete andare a realizzare un altro giro di maglie catenelle, oppure fate delle catenelle più larghe in modo da poterlo poi agganciare. Vedete voi, provate a misurare, vedete se riuscite a farlo in questo modo, oppure dovete andare ad aumentare qualche altro giro. Regolatevi in base a come avete lavorato. Anche se vi può sembrare più piccolo, voi comunque andate a tirare un attimo, così verrà più teso e sarà più bello vederlo, se non viene morbido, viene più brutto, mentre se viene bello tirato l'acchiappasogni sarà più carino. Quindi se vedete che sembra corto, voi comunque avvicinatelo in questo modo e continuate a lavorarlo fino a chiuderlo completamente. Vi aiutate un po' a sistemare tirando il filo, in questo modo verrà bello steso e sarà più bello da vedere. Fatto l'ultimo ci andiamo a chiudere nella prima maglia qui e chiudiamo con una maglia bassissima e poi andremo a nascondere il filo. Ora fatto questo possiamo aggiungere dei fiorellini qui al centro o dove volete, al lato, dove più vi piace, e poi possiamo fare anche i fili sotto. Io vado ad utilizzare per questo acchiappasogno dei nastrini, vado a tagliare dei nastrini e vado a spilacciarli un po' perché mi piace questo senso che sembra che siano delle piume. Poi potete farli naturalmente come più vi piacciono. Io per realizzare le codine all'acchiappasogni vado ad utilizzare questo merletto e vado a fare tante righe così più piccole in modo da sfilacciare questo merletto e applicarlo poi sotto al posto delle piume. Vado a fare queste codine in questo modo, arrivo a un certo punto, mi fermo così in modo da non tagliarle completamente e poi le vado a mettere appese all'acchiappasogni. Andrò ad inserirle in questo modo dopo averle tagliate tutte e le vado a fermare così.
Poi ovviamente potete fare come più vi piace, oppure possiamo prendere un nastrino e fare la stessa cosa. Prendiamo la codina del nastrino e lo andiamo a sfilacciare tagliandolo al centro qui, così, facendo tante righe, e poi lo andiamo a bloccare. Fatte queste righe le vado a sfilacciare un po' così, in questo modo, così si sfilacciano e verrà fuori questa codina tutta sfilacciata. Poi se invece volete usarlo più stretto, lo potete usare più stretto e non lo sfilacciate. Dopo aver sfilacciato i nostri nastrini possiamo andare ad inserirli in questo modo e bloccarli. Mettiamo magari qualcuno al centro e qualcuno laterale, poi vedete voi come più vi piacciono e andate a sistemare. Con lo stesso schema ho realizzato anche questo acchiappasogni, solo che qui al centro, invece di mettere il fiorellino a uncinetto, ho messo questo realizzato con il panolenci. Ho poi applicato queste merletti qui sotto, ho realizzato in questo modo quest'altro tipo, ma lo schema sotto è identico all'altro. E dopo aver messo tutti i nostri nastrini in questo modo, poi li potete mettere anche laterali come più vi piacciono. Io ho inserito due più chiari e gli altri ho fatti verdi, in questo modo ho fatti questi piccoli merletti, li ho tagliati in questo modo, e volendo al centro possiamo andare a inserire una rosellina di quelle che ho fatto sull'altro video tutorial che poi vi farò vedere, e sopra ho applicato un altro nastrino più sottile in modo da poter poi legare il nostro acchiappasogni dove più ci piace. Lo possiamo andare a andiamo a fare un bel fiocco così e poi andremo a legarlo dove più ci piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.